Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Quando l'inquadratura è inclinata, come sempre, è perché devo farvi vedere qualcosa che è sul bancone. Vista la mia statura, devo inclinare l'inquadratura. Allora, oggi parleremo di stampanti 3D. Questa è l'Artillery Genius Pro, che mi manda il sito geekbuying.com. Vi lascerò il link giù per vedere il prodotto ed eventualmente, se mi riesce, mi faccio dare un codice di sconto per pagarla un po' meno del suo solito prezzo. Questa è la versione Pro, l'evoluzione della Genius normale. Una stampante che mi è piaciuta per il risultato di stampa, mi è piaciuta per la sua silenziosità. Considerate che adesso è accesa e c'è silenzio, quindi davvero silenziosa. Poi ovviamente mentre è in funzione un po' il rumore delle ventole eccetera, però rispetto alle altre stampanti è davvero molto silenziosa. E la facilità di montaggio, pensate, arriva pure con le viti già installate nelle sue sedi, bisogna semplicemente posizionare l'arco dell'asse Z, avvitare 4 viti, fare il collegamento con i connettori che sono già posizionati vicino al connettore maschio e femmina, quindi con un clic si uniscono. La stampante è pronta in 10 minuti. Quindi adesso vediamo com'è fatta, vedremo le prove di stampa, vediamo un'occhiata veloce pure al menu, ma prima vediamo pure un rapido video sull'unboxing e anche un rapidissimo video sul montaggio. Iniziamo. I found a picture we took many years ago, when I said to you we would never grow old. Messages I've saved that I never send, cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here after all this time. Found yourself a way out of this small town. Got a place at school you didn't hang around. Every day you're far away, these streets don't feel the same. Everywhere is painted with your name. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. La stampante è totalmente silenziosa. Allora, questo è il menu a colori, come vedete, solito dell'Artillery. Adesso facciamo una panoramica e man mano procederemo verso l'alto, quindi iniziamo dal basso. Questo è il case che contiene scheda madre e tutti i componenti interni, quindi ventola eccetera. Sulla parte sinistra abbiamo l'ingresso USB, un ingresso micro SD e sulla parte destra una presa d'aria con un ingresso USB per poterla collegare al computer. Sotto al piatto c'è la guida per la cinghia dentata. Ovviamente il piatto va regolato tramite le rotelline per poter fare il livellamento, ma anche il livellamento automatico, e ne parleremo anche rapidamente. Questi sono i profili per l'asse Z. Come potete vedere, innanzitutto tutto è cablato per bene, non ci sono fili in mezzo. C'è questo sistema molto ordinato per quanto riguarda tutte le connessioni e quindi è anche molto gradevole da vedere. Questo è l'O-Tend, come vedete è una stampante direct drive, quindi il filamento va inserito direttamente nell'O-Tend e fuoriesce dall'ugello. Le varie ventoline per raffreddare. Più in alto troviamo il sensore di fine filamento e il supporto reggibobina, molto comodo messo da questa parte, però dovete fare attenzione se spostate la stampante con la bobina posizionata sopra, perché vi cade. Mi è già successo 2 volte. Avrei preferito se da questa parte fosse stato più alto, in modo da impedire la caduta eventuale della bobina. Nella parte posteriore troviamo il tasto di accensione, l'ingresso per la corrente elettrica, il selettore per decidere il voltaggio adatto. Ovviamente selezionate e spostate lo switch verso 230, una tabella con alcune caratteristiche tecniche, poi altri collegamenti e altri sensori, la ruota dentata per poter trainare la cinghia che fa smuovere il piatto, questo cablaggio molto ordinato che, come vedete, una volta che arretra va a posizionarsi in questa guida. Tutto davvero ordinatissimo. Doppio motore per l'asse Z collegato in alto da un'altra cinghia, di conseguenza i 2 motori si muoveranno in modo sincronizzato. L'asse Z avrà una salita molto fluida e decisa. Queste sono le ruote che ci permettono anche una regolazione dell'eccentrico per poter garantire che si muovano in modo perfetto. Ricordatevi sempre che le ruote non devono girare liberamente, ma non devono essere molto strette. La stessa cosa per quanto riguarda le ruote che fanno scorrere l'asse Z, però io ho sorvolato un dettaglio, lo avevo letto nel manuale di istruzioni.
però mi è sfuggito, purtroppo è colpa mia. Non mi sono ricordato che agendo su questa vitina a brugola possiamo regolare quanto debbano essere strette le ruote sul profilo, quindi non avendo fatto questa regolazione, guardate come si muove, davvero tantissimo. Guardate lo tend, praticamente molto ballerino. Inserendo una chiave a brugola in questa vite e stringendola potremo regolare quindi quanto le ruote debbano fare presa sul profilo. E nonostante tutto la stampante ha stampato bene, si notano effettivamente un minimo di difetti dovuto a questa mancanza di regolazione, ma ho deciso lo stesso di farvi vedere la maggior parte delle stampe eseguite con questa mancanza di regolazione per farvi vedere come la stampante nonostante tutto stampi bene. Poi ovviamente sono intervenuto facendo la regolazione, ora l'ho riportato in questo modo per farvi capire qual era il movimento e vi farò vedere come su un filamento particolare che fa risaltare tantissimo eventuali difetti in realtà non se ne vedano. Tutto il cablaggio anche per quanto riguarda i vari motori e i vari sensori è ordinatissimo. Guardate come sono corti i cavi, quindi una volta assemblato e una volta inseriti questi connettori avremo tutto in ordine. Solo un connettore, questo qua dietro, non sono riuscito a capire a cosa serva, non è scritto neanche sul manuale di istruzioni, quindi penso che possa servire per un eventuale accessorio o un upgrade futuro. Il piatto è in vetro microforato e, a differenza di quanto avevo letto su internet, in realtà offre un'ottima adesione. I pezzi si staccano solamente quando il piatto sarà freddo e a volte anche con difficoltà, quindi l'adesione al piatto mi piace tantissimo e non richiede utilizzo di additivi né altro, basta semplicemente livellare, avviare la stampa e quando il pezzo sarà pronto si potrà staccare o semplicemente tirandolo con la mano oppure utilizzando la paletta che viene data in dotazione. E adesso diamo un'occhiata al menu. Questo è il menu principale, abbiamo la possibilità di entrare nella voce Tools, dalla quale possiamo regolare la temperatura, possiamo agire sul filamento, quindi decidere l'inserimento o l'estrazione dello stesso, decidere anche di quanto farlo muovere ogni volta che diamo questo comando. Ovviamente l'ugello dovrà essere a temperatura, la possibilità di muovere i vari assi, andare su Home, il livellamento che adesso vedremo, la voce per il cambio del filamento e poi un'altra voce sempre per quanto riguarda il filamento, più un comando che serve ad accendere la luce sotto l'utente. Infatti una volta premuto questo tasto si accenderà una lucina in basso, premendo l'altro invece si spegnerà. Adesso l'illuminazione è molto alta quindi non si nota la differenza, però metterò delle inquadrature nelle quali si vede la differenza fra luce accesa e luce spenta. Col tasto successivo Set potremo decidere da dove dovrà leggere i file, quindi micro SD oppure l'ingresso USB, la possibilità di continuare eventuali stampe, agire sulla velocità delle ventole, spegnere i motori eccetera. E poi la voce Print che ci dà la possibilità di scegliere tra i file e poi stamparli. Più in alto troviamo tutte le informazioni riguardanti la temperatura, la velocità della ventola e durante la fase di stampa anche la percentuale di avanzamento eccetera. Ma adesso passiamo ai pezzi stampati, dopo vi farò vedere anche l'autolivellamento eccetera. Come prima stampa ho deciso di stampare contemporaneamente più pezzi, quindi la solita bench, questo cubo che ci permette di valutare e capire quali sono eventuali problemi della nostra stampante, nonché verificare che le misure dell'asse X, Y e Z corrispondano ai 30 mm, più questi supporti che mi servono ad appendere i miei droni che vedete sempre alle mie spalle. Allora, durante la stampa di questi pezzi si è formato un minimo di stringing, ma solamente nella fase di spostamento tra un pezzo e l'altro. Effettivamente sui vari pezzi come stampa va bene, si vedono ed è innegabile questi difetti dovuti al movimento dell'otend, ma quella è colpa mia e ho deciso di lasciare appositamente questi pezzi da farvi vedere perché poi una volta ripristinato, come vedete, è riuscito a stampare benissimo su questo pezzo che riflette anche la luce, come vedete è stato stampato bene, è un filamento silk effetto rame e su questo si vedono tantissimi eventuali difetti, eventuali linee, invece come vedete non si vedono, si notano solamente sui primi pezzi, ma per colpa mia. E quindi ve li faccio vedere appositamente perché nonostante tutto alla fine la stampa mi piace, sia per quanto riguarda la superficie, per quanto riguarda la parte bassa, il pezzo è stato stampato molto bene. Questo filamento è un po' particolare perché fa notare subito eventuali difetti, è un colore opaco che non lascia scampo a nessun tipo di difetto, quindi li risalta ed è molto utile per rendersi conto di come stampa la stampante. In più questo di qua che come vedete è venuto davvero bene e su questo nonostante li abbia stampati contemporaneamente
Il difetto non si nota, forse perché qua è una stampa circolare, quindi l'utente subisce meno spostamenti di scatto, però devo dire effettivamente questo è stato stampato bene. E quindi ho deciso di stampare di nuovo con il filamento bianco gli stessi pezzi, sempre contemporaneamente, il cubo e la bench. E nonostante tutto comunque la barchetta è stata stampata bene, non c'è stringing all'interno, c'è solamente questo difetto che era inevitabile. Lo stesso per quanto riguarda Superman, come vedete sulla guancia e sul petto si notano questi difetti sempre dovuti allo stesso movimento, però come stampa è perfetta, mi piace e mi piace tanto. L'unico pezzo nel quale poi ho deciso di stringere la vitina è stato questo caricatore per la mia carabina, caricatore che tra l'altro funziona molto bene, e su questo tipo di filamento che riflette la luce eventuali movimenti si vedrebbero tantissimo, invece sono completamente spariti. Adesso, una volta visti i pezzi stampati, guardiamo altri video e altre riprese della stampante, sia per quanto riguarda il livellamento, la differenza con la luce accesa e la luce spenta sotto l'utente, alcuni timelapse e alcune riprese dettagliate durante la stampa. Per poter fare il livellamento, innanzitutto dovremmo portare sia il nozzle che il piatto di stampa a temperatura di stampa, ma questo è solamente un esempio, quindi ve lo farò vedere con le temperature basse. Quindi bisogna premere Tools, dopodiché premere Level, e a questo punto, utilizzando un foglietto di carta e premendo questi 5 tastini, faremo i 5 step per poter livellare il piatto. Quindi dopo un check iniziale il nozzle si posiziona in questo angolo e tramite il foglio di carta, utilizzando la rotella, potremo decidere l'altezza. Quindi una volta che avremo il foglio di carta che opporrà semplicemente un po' di resistenza, potremo passare agli step successivi, quindi gli altri 3 angoli e poi la prova finale al centro. Perfetto, in questo caso io non ho fatto la prova con il foglietto, però andrebbe fatto il test con la rotellina per ogni angolo, incluso lo step finale al centro. A questo punto andiamo indietro, andiamo su More, a questo punto dobbiamo mettere nuovamente il fogliettino sotto al nozzle e tramite queste 2 freccette in alto e in basso decideremo la sua altezza con step di 0,025. In questo modo otterremo la distanza corretta. Adesso potremo avviare l'autolivellamento. Adesso la stampante avrà memorizzato l'altezza del piatto e quindi la distanza che deve mantenere il nozzle man mano che si sposta nei vari punti. Ora potremo salvare.
adesso ho il mio Superman anche di colore bianco, bellissimo, di questo colore mi mancava. Allora, cosa dire di questa stampante? Abbiamo visto che anche in una situazione di difficoltà, quindi con una regolazione fatta male per quanto riguarda le ruote che fanno scorrere gli assi, è riuscita a stampare bene. Si vedono ovviamente in piccoli difettini, però quando poi ho ripristinato il tutto, per esempio in questo caricatore, è venuto perfetta. La stampante ha tanti pro, perché effettivamente, a parte il nome, Genius Pro, ma ha tanti pro perché effettivamente funziona bene, è costruita bene, facile da montare come ho detto inizialmente, facile da utilizzare, il piatto di stampa non si riscalda in modo omogeneo e obiettivamente in questi casi comunque non è che io abbia riscontrato chissà quale difficoltà, solitamente si stampa più che altro al centro. Può capitare di avere necessità di stampare dei pezzi grandi oppure stampe multiple con pezzi che impieghino tutto il piatto di stampa, ma sono situazioni che si verificano molto raramente. Per il resto, come stampante a me è piaciuta, non avevo dubbio. Artillery è un marchio che produce stampanti di buona qualità e si è confermata un buon prodotto. Tra l'altro ha anche l'autolivellamento, quindi questo ci facilita anche nell'utilizzo. Cosa dire? Spero che vi sia piaciuta. Vi ricordo che vi lascerò il link nel primo commento nella descrizione per poter vedere il sito internet ed eventualmente acquistarla. Spero di lasciarvi anche un codice di sconto per pagarla di meno. E basta, quindi non mi rimane che invitarvi a cliccare sul tastino mi piace qua giù, iscrivervi al canale, cliccare anche sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!